Come si guida una barca a vela? Molti di voi mi hanno chiesto come si guida una barca a vela. Come si porta una barca a vela? Come si pilota una barca a vela? Non lo so, l'importante è che capiate che qua si tratta di portare spesso un mezzo che non è un mezzo consono che risponde come una bicicletta, come una macchina, come un mezzo su ruote, ma risponde in base a tanti fattori. Uno di questi è il fattore più importante, che è il mare, ovvero le correnti, poi c'è il vento, poi c'è il moto ondoso, poi ci sono le altre barche, appunto, come questa che ci sta salutando. Questo è un video per chi è alle prime armi, per chi è davvero all'inizio. Non vi spiegherò le andature o come si armano le vele, ma vi spiegherò solamente come si timona la barca. Nel prossimo video invece armeremo la mia barca e vi farò vedere le andature a vela. L'importante è che voi capiate che la risposta è spesso diversa da barca a barca, da timone a timone. Infatti il volante di una barca si chiama timone, di una barca a vela o di una barca a motore. Ci sono timoni a barra e ci sono timoni a ruota, timoni a microruota, ci sono timoni a manovella. Da una grande nave vi aspetterete chissà che timone, una ruota grande e gigantesca. Invece spesso una grande nave ha una piccola rotella così, con un piccolo manico, e la nave si porta così, a gradi. Si chiama rotella graduata. Invece una barca a vela, diciamo che è quella attinente a quello che facciamo noi a Giorgio il Mare, si porta con un timone. Di solito le barche a vela hanno due tipi di timone, quello a ruota, ve l'ho già fatto vedere in un video tutorial, e quello a barra. Sotto i 10 metri, di solito sotto i 9 metri, così, sono tutti timoni a barra, proprio perché la barra risponde immediata, risponde velocemente. E invece sopra i 30 piedi di solito le barche hanno un timone a ruota, le più moderne. Ci sono barche di 11 metri o di 60 piedi, quelle da regata, che hanno ancora il timone a barra, proprio per una risposta immediata. Ed eccola qui, vediamo qual è la barra del timone. Questa è una barra del timone. In questo caso la barra è interna, è entrobordo, cioè dentro il bordo, vicino al motore. Questo la rende un po' scomoda, però rende facile l'accesso alla barra. E la barra serve appunto a timonare la nostra barca, è attaccata sotto a un timone che sprofonda di 1 metro nell'acqua, un ampio timone. Ovviamente quando tiro la barra a sinistra, ok, il timone sotto si sposterà a destra, quindi prenderà acqua dalla parte di dritta e la barca ruoterà dritta. Quindi se io tiro la barra a sinistra, la barra ovviamente si sposta dritta, e ovviamente è il contrario. Sentite la forza del mare che frange qui sui frangi onda. Il mare è questo, tutta la sua potenza la senti in una bocca di porto dove si uniscono più correnti. La sera, specialmente quando il vento soffia da mare a terra, vedi barche arrivare abbastanza sottoposte a pressione sull'albero. Adesso ve lo faccio vedere. Adesso lei sta tirando tutto questo bel traverso, come faccio anch'io. Questo signore in solitaria sta usando solo il fiocco, fa bene, non si fida a utilizzare anche la randa. Questo signore sa andare. L'avete vista sparire sotto la murata, e se l'onda copre la murata vuol dire che il mare è pieno e supera l'altezza del fianco della barca, per intenderci. Vuol dire che c'è mare, quindi la bascula, il rollio, il beccheggio mettono sotto pressione l'albero, che è sollecitato moltissimo. In barca anche, in barca sei molto sballottato. Nella bocca di porto succede spesso, specialmente quando c'è bora, succede. Come si porta la barca e come si esce per esempio da un ormeggio come questo con la barca? È necessario usare il motore se non abbiamo la possibilità di uscire a vento, e quindi avremo due barre, una che è la barra di manetta dell'acceleratore del motore e una che è la barra del timone. E come si fa? Come si agisce? Solitamente quando si esce da un ormeggio si esce solo di motore, quindi si tiene la barra fissa,
si fissa con una cima o altrimenti si tiene una barra fissa con la mano e qua si esce a motore e si vira con la barra del motore, vedete? Dopodiché quando si è usciti dall'ormeggio il motore si fissa gancio al centro e questo sarà il nostro mezzo di comando per tutto il resto della giornata, fino a quando non rientreremo la sera a motore. Di solito si esce al motore perché motore, marcia avanti e marcia indietro, la possibilità di fare manovre estreme di frenata o di cambio direzione immediato. Quindi dal punto di vista del comando, di come si porta la barca a vela, ovviamente sono loro che decidono, ovvero sono le vele che ci danno la direzione e noi teniamo il timone in modo da registrare sempre il vento in maniera che la barca continui ad avere la propulsione. Aggiustiamo di qualche grado ogni volta per evitare che la barca straorzi o strapoggi, e quando abbiamo effettuato queste operazioni possiamo addirittura, diciamo, affidarci a un pilota automatico che solitamente ha una barra che parte da qui e fissa il timone e calcola i gradi col GPS e si muove in questa maniera, aggiustando sempre per noi la rotta. Ma old school, vecchio stile, si utilizzava la barra perpetua, come faccio io, perché il pilota automatico non ce l'ho. Così questo signore con il Comet ha deciso di mettersi in rada sotto vento dove è riparato. Da una parte c'è mare, dall'altra parte no, si mette in rada e vediamo cosa farà. Se si mette a fare il bagno o se magari si mette a pescare o chissà. Direi che ha optato per fare il bagno e ha fatto bene. Anch'io vengo sempre lì a fare il bagno. Sono qui per rispondere alle vostre domande. Se avete domande sul timone, sulla barra del timone, io sono a disposizione. Ricordo sempre che questi sono i video corsi per chi veramente inizia, non sa da dove iniziare. Come se cliccate qui sopra potete vedere il tutorial, il mio tutorial di come è fatta una barca a vela. Ma ora si esce, usciamo. Cazzo, alla faccia della nuotata il signore maturo. Ragazzi, il nonno di Phelps è ancora lì che nuota. Vi consiglio di comprare una barca a vela e tenervi in forma come campione olimpico che si è fatto 3 km di nuoto senza esitare, ma manco io, bagnino, istruttore di nuoto primo, secondo livello, ma manco per scommessa.